Volodymyr I. Durante il regno di Volodymyr I, Kiev rafforza il suo potere. Viene sconfitta la tribù baltica degli Yatvingi, ecco l'ho scritto qua, Yatvingi, raggiungendo quindi uno sbocco sul Mar Baltico. Volodymyr sconfigge i Peceneghi e conquista territori della Galizia, molto importante, strappando alcuni, non tutti, i territori della Galizia ai polacchi. Volodymyr stabilisce buoni rapporti con ungheresi, polacchi e cechi. Questo nuovo interesse, sia politico sia militare, verso Occidente ha anche come scopo il tentativo di controllare nuove vie commerciali a ovest per utilizzare vie alternative rispetto a Costantinopoli. Il complesso dei territori di Kiev diventa il più grande d'Europa, con 800.000 km². Volodymyr trasforma in un complesso unitario i territori di Kiev, costruisce fortezze, città, migliora l'amministrazione. Durante il regno di Volodymyr viene coniata anche la prima moneta della Rus, la Revnia d'argento, si scrive così, la Revnia d'argento. Il 988 o secondo altri il 989, dipende dall'interpretazione del tradizionale calendario bizantino. Quindi intorno al 988 abbiamo la fondamentale conversione di Vladimiro, come dicono giustamente gli ucraini, Volodymyr, alla fede cristiana nella versione bizantina. Volodymyr ricevette il battesimo a Kherson, città che ho già citato, a Kherson, vicino alla Crimea. La conversione fu dovuta al forte influsso di Bisanzio. Volodymyr infatti sposa la principessa Anna, sorella dell'imperatore bizantino Basilio II. Nel trattato matrimoniale, attenzione, era previsto un aiuto da parte dei russi nei confronti del ribelle contro Bisanzio Bardafoca, che infatti l'anno prima del matrimonio, nel 988, venne sconfitto da russi e bizantini insieme. Quindi vedete che i bizantini ottengono dei vantaggi dal matrimonio, dal matrimonio di Vladimir con una principessa bizantina e dalla sua contestuale conversione al cristianesimo orientale, al cristianesimo di Bisanzio. E quindi questo Bardafoca viene sconfitto, prima viene sconfitto a Crisopoli e poi sconfitto e ucciso nel 989 ad Abido. Per via della conversione Volodymyr viene chiamato il Santo, è rimasto nella storia come Volodymyr il Santo. Prima di convertirsi però c'è da dire che Volodymyr aveva innalzato molti templi a idoli pagani e in spregio al cristianesimo aveva ordinato addirittura un sacrificio umano di 2 cristiani, Teodoro e Giovanni, padre e figlio. Quindi Volodymyr odiava il cristianesimo, poi però si convertì al cristianesimo. Una volta cristiano, Volodymyr fece distruggere tutte le statue e i monumenti dedicati a Perun il principale, delle divinità pagane precristiane degli slavi. Secondo la cronaca di Nestor, Volodymyr escluse una conversione all'Islam. Pensate, avrebbe potuto convertirsi all'Islam, la storia dell'Europa sarebbe cambiata completamente. Rifiutò di convertirsi all'Islam perché questa religione proibisce il bere e, aperte virgolette, cito la cronaca di Nestor, il bere è la gioia del russo, e da loro si proibiva l'alcol e regnava la tristezza. Da loro si intende presso i musulmani. Quindi capite, Vladimir da buon russo esclude di poter diventare musulmano perché i musulmani non bevono alcolici e lui dice il bere alcolici è la gioia del russo. Anche il popolo russo questa volta si converte, non è più come nel caso di Olga la conversione solo di un sovrano. Viene organizzato addirittura un battesimo in massa sul Dnipro,
A Kiev viene istituito un patriarca nominato da Costantinopoli. Per lungo tempo quasi tutti i patriarchi furono greci e non slavi. E viene inoltre adottata come lingua liturgica lo slavo ecclesiastico. Questo è importante. La lingua liturgica è lo slavo ecclesiastico, non il greco, quindi una lingua comunque vicina alla lingua del popolo. Lo slavo ecclesiastico ovviamente era una lingua più forbita, più nobile, più aulica rispetto allo slavo che veniva usato comunemente dal popolo. Tuttavia è una lingua vicina a quella del popolo, quindi né il greco né il latino, ma lo slavo ecclesiastico negli usi della Chiesa di Kiev. Il passaggio al cristianesimo produce anche un progresso in campo artistico e culturale, anche in seguito ai numerosi greci che arrivarono a Kiev al seguito della principessa Anna, quindi possiamo dire che la cristianizzazione di Rus di Kiev in qualche modo dona una personalità, una struttura ben precisa al Principato di Kiev, permettendo anche che esso venga in qualche modo considerato, rispettato dai vicini, dalle altre nazioni. Ovviamente Costantinopoli, che era già il punto di riferimento commerciale di Kiev, viene ora riconosciuta anche come capitale religiosa. Rus di Kiev è il più esteso stato slavo con cui Bisanzio abbia avuto a che fare e sarà l'unico a non subordinarsi mai ad essa, a Bisanzio. In realtà già a metà dell'undicesimo secolo Rus di Kiev viene isolata da Costantinopoli a causa dell'arrivo dei nomadi della steppa in Russia meridionale, una tribù di nomadi di cui parleremo tra poco. Kiev è anche isolata dall'Occidente cattolico per via della scelta a favore della Chiesa orientale. Secondo molti storici, questo isolamento sarà importante per comprendere la successiva storia della Russia e il suo forte senso identitario euroasiatico.